Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e finalmente calcio giocato e il campo che ci vedrà impegnati domani alle 12:30 contro la Lazio di Sarri, quindi tatticamente con l'aiuto della lavagna qui dietro andiamo a vedere ciò che potrebbe essere il match con le probabili formazioni sia per quanto riguarda il Napoli sia per quanto riguarda la Lazio. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo una mano all'algoritmo che poi in questi video diciamo di analisi tattica, pallone, calcio giocato non è che gli vanno tanto a genio all'algoritmo, gli piace più il calciomercato, ma arriveranno anche diciamo aggiornamenti di mercato tra oggi e domani per quanto riguarda il nostro Napoli. Ci giriamo verso la lavagna e iniziamo con il contenuto dal punto di vista tattico e poi andiamo a vedere le probabili formazioni visto che non c'è conferenza stampa e quindi diciamo qualche indizio dal nostro allenatore non possiamo averlo. La Lazio, difensore centrale, mediano, mezzala o mezzala dall'altra parte, quindi c'è, a meno che Sarri non snatura il tutto e si mette ovviamente lì dietro stile Crotone, dobbiamo fare gli straordinari per cercare di scardinare. Io sto solamente prendendo una Lazio che in maniera naturale dovrebbe costruire così centrale di difesa, mediano, mezzala con i terzini ovviamente che salgono molto alti e quindi arginare questa di situazione o recuperare il pallone qui potrebbe permettere al Napoli, verticalizzando verso il centro, di trovarsi in situazioni favorevoli per attaccare poi la profondità verso la porta della Lazio. Perché dico questo? Perché le transizioni sono fondamentali domani per quanto riguarda il verticalizzare, anche se recuperiamo palla qui, diciamo sulla nostra linea di difesa, dobbiamo verticalizzare piuttosto che andare sull'esterno, per il semplice fatto che sugli esterni troverai comunque traffico e ci arriviamo perché dobbiamo sfruttare questa situazione dei terzini della Lazio alti perché si creano comunque spazi. Mettiamo che i due terzini della Lazio sono qui, si creano degli spazi dietro ai terzini e quindi hai campo libero qui e qui per poter andare verso la porta e con non un cross ma addirittura palle messe in mezzo, raso terra, ti troveresti l'attaccante o la punta diciamo di turno per poter infilarsi tra i centrali della Lazio e avere un trequartista sia a destra sia a sinistra, poi dipende dove si svolge l'azione, che può ribadire in rete e diventare pericoloso sul secondo palo. Poi la Lazio porta, diciamo, quando si riversa nella metà campo avversaria, porta le mezzali tra le linee, le due mezzali tra le linee. Come cercare di arginare questa situazione? Blocco medio, un semplice blocco medio senza rintanarci troppo sulla linea della nostra area di rigore, perché qui poi diciamo che dal punto di vista degli scambi 1-2 possono tranquillamente arrivare sul fondo e mettere quella palla al centro rasoterra nell'area piccola con un tap-in e prendiamo gol. Ecco perché sì, diciamo arretrare un tantino quando loro sono in possesso ed è una cosa normalissima, ma non troppo e non rintaniamoci diciamo nella nostra area di rigore perché poi possono diventare pericolosi. Giocherà Noslin, ma ci arriviamo con le probabili formazioni perché ovviamente c'è anche il mercato con Castellanos che è stato comunque piazzato all'estero in Inghilterra e Noslin noi ce lo ricordiamo molto bene perché poi sono calciatori che quando incontrano il Napoli diventano quei talenti europei fuori misura e fuori mercato dal punto di vista delle quotazioni, ma per una sola partita. Le ultime in casa Napoli e le probabili formazioni. Antonio Conte continuerà sulla stessa strada che ha portato 3 vittorie consecutive e il trofeo della Supercoppa. Dunque 3-4-2-1 con Savic in porta, inamovibili di Lorenzo, Rachmani e per l'ultima maglia ballottaggio Juan Jesus che resta favorito su Buongiorno. Nessun dubbio, McTominay e Lobotka in mediana, sulla fascia destra confermato Politano, a sinistra Spinazzola, è uscito acciaccato dal match con la Cremonese e quindi è in preallerta Gutierrez in attacco, ancora Neres, Elmas e Oilund con Lang e Lucca pronti a subentrare, anche se c'è questa situazione mercato che potrebbe gravare ulteriormente sulle prestazioni dei due. Maurizio Sarri schiererà il suo classico 4-3
e solo un paio di ballottaggi di formazione. Tra i pali Provedella, al centro della difesa la coppia Gila-Romagnoli, sulle corsie agiranno Marusic e Pellegrini, in cabina di regia pronto Cataldi, coadiuvato da Guendouzi e Basic, quest'ultimo in pole su Vesino. In attacco dovrebbe toccare a Noslin in assenza di Castellanos, mentre sugli esterni si preparano Capitan Zaccagni e uno tra Cancellieri e Isaacsen. Quindi la Lazio, Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Guendouzi, Cataldi, Basic, Cancellieri, Noslin e Zaccagni. Questa dovrebbe essere la formazione con Cancellieri e Isaacsen in ballottaggio, Basic, Vesino in ballottaggio e Noslin Pedro, ma con Noslin con il 70% delle probabilità rispetto al 30% di quelle di Pedro. Il Napoli, Savic, Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus, Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola, Neres, Elmas e Oilund. Ballottaggi, Juan Jesus, Buongiorno, Spinazzola, Gutierrez. E questa situazione Elmas Novalang, ma credo che giochi il Macedone anche per questa situazione di mercato. Vi invito comunque appunto a seguire sul canale il caricamento di ulteriori contenuti, perché poi ne parleremo e approfondiremo questa situazione Novalang, Lucca, questo Raspadori, la Roma, la Lazio, la Spagna, eccetera, eccetera, ma ci concentriamo in questo contenuto sulla partita di domani. Arbitra Massa. Non sto qui a fare, diciamo, il Nostradamus di una direzione arbitrale insufficiente, ma è delicata la situazione. Non voglio mettere le mani avanti, ma la Lazio viene da torti arbitrali netti e palesi e si è anche espressa con comunicati ufficiali per quanto riguarda la situazione dei punti persi, perché ha perso vari punti finora in campionato, e c'è Massa che vecchia conoscenza del Napoli, dovrebbe gestire le cose al meglio. Ci auguriamo che le cose vengano gestite al meglio per quanto riguarda la direzione arbitrale, perché poi non vorrei, diciamo, far diventare il boccone pomeridiano, perché poi mangeremo un tantino dopo la partita e quindi cerchiamo di goderci il pranzo domenicale e non buttiamo tutto alle ortiche. Il turno di questa giornata potrebbe presentare situazioni favorevoli nel caso fai i 3 punti. Un attimo che lo riprendo così me lo metto in bello chiaro davanti. Il Como sta giocando contro l'Udinese e sta vincendo per 1-0. Il Milan ha vinto ieri un'altra partita con mezzo tiro in porta. È la 12ª volta che al primo tiro in porta, non importa se al 60esimo, al 70esimo, al 40esimo, il Milan la butta dentro e fa 3 punti. Quindi dobbiamo assolutamente vincere la partita, perché altrimenti, diciamo, la classifica si allunga un tantino nelle zone alte. Genoa-Pisa oggi alle 15, Sassuolo-Parma si giocherà alle 15, la Juventus contro il Lecce è a Torino e il Lecce una cosa è fuori casa e una cosa è in casa, quindi non credo ci siano sorprese in questa partita, però c'è il big match stasera, Atalanta-Roma. Mi auguro che la squadra di Palladino, gufando alla grandissima la Roma, perché sono qui e non mi nascondo dietro un dito, mi auguro che l'Atalanta di Palladino riesca a fare il risultato contro la Roma di Gasperini, che è in pieno mercato per rinforzarsi, e quindi diciamo che perdere punti adesso prima dei nuovi innesti sarebbe cosa buona e giusta. Domani c'è Lazio-Napoli alle 12:30, la Fiorentina che affronta la Cremonese, Verona, Torino e Inter-Bologna, altra partita da vedere domani sera, sia per l'importanza ovviamente dell'avversario che affronta l'Inter, perché non è l'ultimo arrivato, il Bologna, al di là di ciò e della narrazione che si vuole avere dopo la Supercoppa, perché prima della Supercoppa era un Bologna, il Bologna di Italiano, dopo la Supercoppa che il Napoli poi ha vinto e ha dominato lungo e largo, e il Bologna di Italiano affronta l'Inter, ecco come la narrazione italiana. Quindi diciamo che guarderemo il match, anche se vedo l'Inter favorito sul Bologna, in primis perché in casa, punto secondo perché comunque non sta giocando male la squadra di Kivu, senza che ci nascondiamo. Il Bologna potrebbe sorprendere dal punto di vista del risultato e portare a casa i 3 punti da Milano. A me starebbe bene anche
un grandissimo pareggio e una X con il Napoli che speriamo porta a casa questi 3 punti contro la Lazio, recuperi 2 punti sull'Inter, tanta roba in questo turno di Serie A e poi ovviamente si giocherà l'infrasettimanale mercoledì contro il Verona, ma ci arriveremo poi strada facendo. Fatemi sapere cosa ne pensate e cosa vi aspettate dal match di domani del Napoli contro la Lazio a Roma. Ci vediamo nel prossimo contenuto, sempre Forza Napoli. Ciao.